Articolo 5. I membri del governo fascista e i gerarchi del fascismo, colpevoli di avere contribuito alla soppressione delle garanzie costituzionali, di avere distrutto le libertà popolari, creato il regime fascista, compromesso e tradito le sorti del paese e di averlo condotto all'attuale catastrofe, sono... Chi fu ad uccidere Benito Mussolini? La morte di Benito Mussolini resta avvolta nel mistero e nelle polemiche, con numerose versioni dei fatti e diverse versioni persino di quella ufficiale. Superfluo citare anche la miriade di libri scritti e di film prodotti a riguardo, alcuni seguendo tesi esistenti, altri formulandone di nuove. Alcune tesi emerse nel tempo sono abbastanza plausibili, altre meno e altre ancora sono decisamente ridicole. C'è addirittura un certo Alberto Bertotto, a cui un sensitivo genovese di nome Athos Agostini avrebbe raccontato che Mussolini si sarebbe suicidato con una capsula di cianuro che gli era stata fatta impiantare da un premuroso Hitler all'interno di un dente finto quando era andato a trovarlo in Germania. Così, tanto per fare un esempio. Premetto inoltre che in questo episodio non riveleremo verità clamorose, ma piuttosto presenteremo ed esploreremo alcuni fatti indicativi e alcune ipotesi legittime alla luce di semplici osservazioni. Durante le ricerche che ho condotto, ho notato un'abbondanza di contenuti online in lingua inglese che negano decisamente l'esistenza di un compromettente scambio epistolare tra Mussolini e Churchill. E in particolare si nega che quest'ultimo avrebbe fatto delle concessioni e promesse in cambio della pace. È anche vero che le lettere emerse a riguardo si sono poi rivelate dei falsi. Tuttavia, il testo delle intercettazioni telefoniche effettuate dai servizi segreti tedeschi a Salò sulle conversazioni di Mussolini sembrerebbero affermare l'esistenza di tentativi segreti di accordo e lo scambio di lettere tra il dittatore italiano e il primo ministro inglese Winston Churchill, anche nel periodo successivo all'entrata in guerra dell'Italia. Cosa che ha stuzzicato la mia curiosità, considerando anche un peculiare fatto che mi ha coinvolto personalmente. Tempo fa ero stato contattato da una casa di produzione inglese che affermava di lavorare ad un documentario sulla Seconda Guerra Mondiale. Hanno espresso interesse per il mio lavoro su YouTube, chiedendo in particolare di poter visionare il girato integrale di alcune interviste specifiche. Delle circa 50 interviste che ho condotto, erano interessati solo a 2, le uniche in cui gli intervistati parlavano delle circostanze che portarono all'uccisione di Mussolini. Anche se sembra che la casa di produzione esista davvero, del loro documentario non ho trovato alcuna traccia fino ad oggi. Non intendo certo arrivare a parlare di complotti o roba del genere, ma diciamo pure che l'ossessione britannica per questo enigmatico caso rimane un fatto. Secondo l'interessante ricostruzione di Pisanò, Mussolini sarebbe stato inizialmente ferito nella stanza dove aveva dormito a Giulino. Fu quindi portato nel cortile, legato ad una porta ed ucciso da Longo con un colpo di pistola a bruciapelo. Successivamente è stata messa in scena l'esecuzione formale che ha reso necessario il taglio dello stivale che non entrava e il trascinamento del corpo nello stile del film Weekend col morto, tanto per intenderci. Arrivati davanti al muro adiacente al cancello di Villa Belmonte, fucilarono il cadavere. Ricostruzione ben diversa dalla versione ufficiale. Versione che è stata poi quella più o meno adottata dai vari film girati su questi fatti. Non potete ammazzarlo! Siamo... Non me lo potete ammazzare! Si tolga No. di mezzo! Vada via! Vada via! No!
Nonostante, come detto sopra, una certa storiografia britannica si sia sempre data da fare per negare qualsiasi legame fra l'uccisione di Mussolini e Churchill, il quotidiano britannico Independent riportò un'inchiesta clamorosa, secondo la quale Benito Mussolini non sarebbe stato ucciso da partigiani italiani, ma da 2 agenti segreti che agivano agli ordini proprio del primo ministro britannico Winston Churchill. Il documentario, coprodotto dal giornalista americano Peter Tompkins, sostiene che Churchill voleva disperatamente impedire la divulgazione di lettere segrete che aveva inviato in Italia, con cui chiedeva un accordo di pace separato con gli alleati, nonostante il suo impegno ufficiale con gli americani alla resa incondizionata. La credibilità di questo documentario si basa sulle prove fornite dall'ex partigiano Bruno Lonati, che afferma di essere stato uno dei 2 uomini incaricati di sbarazzarsi di Mussolini e della sua amante Clara o Claretta Petacci. A questa conclusione giunse anche lo storico Pierre Milzat nel suo libro Gli ultimi giorni di Mussolini, pubblicato nel 2011, in cui l'autorevole studioso francese riporta una serie di affermazioni pubbliche e private in cui Churchill aveva espresso la sua ammirazione per Mussolini, arrivando persino a dire che se fosse stato italiano sarebbe stato un suo sostenitore. La versione ufficiale vuole che Mussolini e Petacci furono giustiziati dai partigiani vicino al lago di Como alle 16:10 del 28 aprile 1945. Tuttavia, Lonati insiste sul fatto che l'assassinio segreto sia avvenuto più di 5 ore prima.